Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. In questo video cambiamo leggermente direzione rispetto alle puntate precedenti e andiamo infatti a recensire per la prima volta un mazzo di Sibille. Nello specifico il mazzo di Sibille Telemann Lenormand, edito da Lo Scarabeo. Saranno loro ad accompagnarci nel nuovo appuntamento che settimanalmente, a partire dal 6 marzo, ogni domenica alle ore 15, vi terrà compagnia su questo canale, le sibille settimanali di Exoteric World. Penso che sia una bella iniziativa presentarvele per meglio mettervi in condizioni di apprezzare questa nuova tipologia di video. Prima di cominciare la visione del mazzo vi informo che verso la fine della puntata vi farò vedere in slideshow tutte le 36 carte a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di visionarle attentamente una per una, magari facendo degli screenshot delle vostre carte preferite. Finita questa introduzione, cambiamo visuale per entrare nel vivo della puntata. Seguitemi! Ciao di nuovo a tutti, eccoci qui di fronte alla nostra bella scatola. Come potete vedere da una prima visione è già abbastanza forte, resistente e molto bella. Da una prima visione si vede già e si può intuire, diciamo, la grafica del mazzo stesso, nonché possiamo avere anche delle informazioni ulteriori andando a vedere il retro della scatola su queste carte che sono estrapolate dal mazzo stesso. E come potete vedere da qui l'opuscolino sicuramente avrà queste 5 lingue: inglese, italiano, spagnolo, francese e portoghese. Questo mazzo qui, ovviamente come già detto è edito da Lo Scarabeo, è stato creato da una artista, Renata Lechner. Adesso andiamo ad aprire subito, così vi faccio vedere una cosa che mi piace molto di questa tipologia di scatole, che all'interno c'è questa specie di nastrino che facilita la fuoriuscita del mazzo e del libretto. Quindi anche qui molto 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 utile questa cosa qua. Vabbè, qui abbiamo l'opuscolino che riprende diciamo, la scatolina. Da quello che vi posso far vedere subito, le carte sono molto grandi. E forse quelli che hanno le mani piccole come me potrebbero riscontrare delle difficoltà nella maneggevolezza, però io appunto, come vi avevo detto, avendo le manucce piccole, non ho riscontrato queste enormi difficoltà, anche perché sono 36 carte. Effettivamente se fosse stato un mazzo di tarocchi sarebbe stato così grande e molto più difficile. È fattibile, insomma, si può trovare la giusta posizione, come vedete, per poterle mescolare. Mi ha colpito subito il dorso, molto elegante, raffinato, che sembra quasi un vecchio libro di pelle. E quindi, a parte la grandezza, cioè vi dico subito per avere un'idea, abbiamo la larghezza di 8,8 centimetri e una altezza di 12,5. Ecco, così avete un maggior senso realistico della dimensione delle carte. La qualità mi sembra ottima, io non ho avuto al momento, diciamo, problemi. Sì, si potrebbero col tempo rovinare i bordi, però se si fa attenzione nel mischiarle sicuramente hanno una durata abbastanza longeva. Andiamo ad analizzare velocemente anche il nostro opuscoletto,
che, cioè già vi dico io, l'ho letto, è ovvio che non potevano scrivere chissà quante cose, però cioè, vi posso dire che quelle brevi informazioni sicuramente sono abbastanza utili per iniziare, no, a prendere dimestichezza con i significati delle carte Lenormand. E le trovo abbastanza esaustive, quindi poi dovrete voi man mano arricchire il vostro bagaglio, diciamo, di interpretazioni e significati, o andando a comprare, diciamo, altri libri, oppure man mano trovare altre informazioni sia su internet e altre circostanze. Allora, qui come vi ho detto, sì, sono abbastanza esaustiva. Una cosa carina che ho visto è il fatto di raccontare brevemente, diciamo, la storia dell'origine delle Lenormand. Allora, io lo accenno giusto così perché mi sembra doveroso fare un piccolo appuntino e poi partiamo subito a vedere le carte. Il nome dell'oracolo Lenormand ovviamente viene da Marie-Anne Lenormand. È una chiaroveggente, lo è stata, nata nel 1772 e si dice addirittura che fosse la cartomante chiaroveggente, insomma faceva tante cose, di Napoleone e consorte. Queste carte qui trovano origine da un gioco dell'epoca che era stato inventato da un certo tedesco Johann Caspar Echtel, quindi scusate se magari la mia pronuncia in tedesco non è così tanto ottimale, e i simboli in pratica erano già presenti nella vita perché non solo si erano create dei mazzi da gioco, ma venivano impiegati per la tasseomanzia o la caffeomanzia, che per chi non lo sapesse è in pratica la divinazione e la lettura dei fondi di caffè oppure delle foglie di tè. E quindi hanno tratto ispirazione da questi simboli, sono stati creati dei mazzi da gioco che venivano utilizzati nei salotti dell'epoca e poi questo si è giunti a questo oracolo Lenormand da un editore che ha deciso di prendere il nome di Mademoiselle Lenormand dopo la sua morte, sfruttare purtroppo la fama di questa signorina e quindi a livello commerciale direi che è stato un grande successo perché sono giunte fino a noi e come diciamo se non le conoscete ed andrete ad approfondire la conoscenza di questo mazzo sono semplici, sono intuitive, hanno i loro specifici significati e sono molto dirette, quindi hanno questa importante facoltà e possono essere quindi facilmente interpretati. Adesso andiamo nel vivo, vi farò vedere tutte le carte, quindi io le ho divise per mia comodità in due parti, quindi adesso incominciamo a vedere le prime 18. Eccoci qui di fronte alle prime 18 carte, 18 di 36 effettivamente. Da un'analisi della costruzione grafica delle carte potete già vedere subito che l'immagine prende tutta la carta. Magari chi ha delle altre carte Lenormand oppure se di solito avete a che fare comunque con le carte sapete benissimo che molte hanno il bordo. Per esempio, faccio un esempio qui veloce come potete vedere questo bordino intorno alla carta. Un'altra diciamo, cosa, giusto per andare ad identificarle, potete vedere sulla sinistra di ogni carta il numero che identifica la carta stessa e poi un rettangolino, questo che vedete sulla destra, ovviamente di tutte le carte, che rappresentano come delle mini carticine di un normale mazzo da gioco e ci sono i cuori, quadri, picche,
e fiori, eccolo qui, il fiori. Queste insomma vi dico subito che vi danno delle informazioni, dei consigli, dei suggerimenti, quindi su come orientarvi. Quindi abbiamo l'immagine principale, il soggetto che rappresenta, diciamo, ogni carta ed è facile, diciamo, intuire i simboli che sono inseriti perché in fin dei conti sono oggetti, fiori, animali che ritroviamo tranquillamente nella vita quotidiana di tutti i giorni. Subito diciamo, vi mostro, ovviamente ho notato delle piccole differenze nei nomi, ma è come se fossero dei sinonimi, quindi sono sottigliezze e sciocchezze, quindi giustamente non è che il significato rimane comunque tale. Un'altra cosa che potete notare è che sono abbastanza conformi e fedeli alla grafica tradizionale delle Lenormand. Abbiamo il cavaliere, ovviamente io lo chiamo cavaliere, però nel libricino ho notato che c'è scritto il cavallerizzo. Il quadrifoglio potete trovare anche in altri mazzi invece il trifoglio. Stessa cosa abbiamo la nave, che viene chiamata anche battello, la casa, l'albero, le nuvole, il serpente, la bara. Abbiamo il bouquet, un mazzo di fiori comunque uguale, la falce, chiamata anche falce e grano, abbiamo la frusta, chiamata anche frusta e scopa. Gli uccelli, in alcune carte ho visto che vengono chiamate le civette o la civetta. Poi abbiamo il bambino, ecco, ho visto che nell'opuscolino viene chiamato il bambino, però insomma è chiaro che è una bella fanciulla a caccia di farfalle, quindi vabbè, una piccola o un piccolo errore, comunque una sottigliezza che non ha nessuna rilevanza. Abbiamo la volpe, l'orso, le stelle, le cicogne o la cicogna, vabbè, qui sono due però lì si chiama la cicogna, va bene uguale, e il cane per concludere. Se volete, insomma, qui potete fermare anche il video, ma vi ricordo che alla fine potete vederle una per una attentamente. Una cosa che mi colpisce di questo mazzo, a parte che ha una grafica stupenda, meravigliosa, quindi ogni soggetto viene esaltato, no? Da uno sfondo adeguato, ci sono per esempio delle piccole differenze, ma questo diciamo, ovviamente non va a inficiare l'interpretazione, e forse uno potrebbe raccogliere maggiori informazioni. Ad esempio una cosa che ho notato, eccovi per esempio qui, queste le stelle, abbiamo il cerchio con rappresentati tutti e 12 i segni zodiacali. Poi non lo so, mi ha incuriosito il fatto che questa casa sembra quasi uguale a questa che si ritrova dietro il cavaliere. Anche una carta bella graficamente per me, ovviamente non tanto per il significato, sono le nuvole che qui vi faccio vedere, anche perché c'è tutta questa parte così buia, tetra, da paura proprio con questi fulmini, però diciamo il bello è che si vede e si nota già uno spiraglio, quindi con questa parte a destra della carta, quindi molto bella. Qui diciamo si conclude la visione delle prime 18, adesso andiamo a vedere le seconde 18, quindi da 19 a 36. Eccoci qui con la seconda parte del mazzo, dalla 19 alla 36. Un'altra cosa che volevo dire di queste carte è che hanno tutte pari importanza, a differenza per esempio dei tarocchi che sono suddivisi tra i maggiori e i minori. Diciamo al massimo si possono suddividere in gruppi,
dove ci sono quelli con valori più positivi, più negativi e anche quelli neutri. Per esempio possiamo trovare la torre che è neutra, oppure diciamo quelle più positive come il cuore, oppure anche, diciamo, ovviamente si può trovare anche il sole, è positivo. Insomma, ogni carta è più o meno, diciamo, positiva o anche più o meno negativa, e ci sono quelle neutre che ovviamente per una lettura basic, minimal, per avere già delle informazioni occorre accoppiarle, quindi mettere sul tavolo almeno due carte per volta. Quindi qui potete vedere, come vi ho detto prima, sì, c'è qualche piccola differenzuccia sui nomi, ma non sono assolutamente, diciamo, rilevanti. Qui abbiamo la torre, abbiamo il giardino, abbiamo la montagna, il bivio. Ecco, qui questa carta viene chiamata il bivio, però ovviamente di solito si trova il sentiero, ma è lo stesso. Abbiamo i topi, il cuore, l'anello, il libro o il diario, a volte la lettera, il gentiluomo, e qui è la dama, la gentildonna, scusate, oppure anche la dama, i gigli o il giglio, il sole, la luna, la chiave, il pesce, vabbè, o i pesci, l'ancora e infine la croce. Qui ci sono alcune carte che ovviamente per me sono stupende. Ribadisco anche proprio il concetto di una grafica molto interessante, intuitiva e anche ricca di qualche piccolo dettaglio che si può estrapolare delle ulteriori informazioni. Ovviamente dovete approfondire lo studio. Qui vi ricordo una cosa, diciamo, per me fondamentale, però da dire, che queste carte sono state sviluppate, diciamo, a partire, diciamo, da quelle originali nel periodo vittoriano, quindi questa cosa non bisogna tralasciarla, e ne rispecchiano i tempi, ovviamente. Da quello che potete vedere possono sembrare e risultare, diciamo, un po' sessiste, perché insomma qui vengono considerati solo l'uomo, diciamo, e la donna, quindi il gentiluomo e la dama. Però insomma qui faccio un piccolo appuntino: se siete interessati ad utilizzare diciamo un mazzo che non ci sia questa, diciamo, chiamiamola distinzione, no? Ci sono le Ailing Light, le Norman, che insomma vi farò vedere poi anche in un'altra recensione, dove trovate due carte aggiuntive, appunto al 28 la donna e al 29 l'uomo, quindi per letture per coppie dello stesso sesso. Anche qui potete fermare un attimino per vederle, però ovviamente vi ricordo che dopo potete guardarle una per una attentamente. Quelle che mi piacciono di più di questa seconda, diciamo, parte, ovviamente mi ha colpito molto la chiave, perché qui effettivamente, siccome il significato è quello di aprire, chiudere, no? Diciamo, le porte, le situazioni, non si sa effettivamente con questa porta di sfondo se si sta aprendo o si sta chiudendo. Ovviamente bisogna vedere in proposito proprio della lettura stessa. E poi questa ancora qui, che in altre rappresentazioni viene messa proprio nel fondale dell'acqua, e invece qui è proprio lì, cioè spiaggiata, inutilizzata, quindi da qui si possono estrapolare tanti altri significati. Con questo è concluso. Io, diciamo, vi ricordo che adesso c'è la parte finale e io vi ringrazio per avermi seguita. Volevo lasciarvi con questa piccola chicca per farvi capire quanto la semplicità ovviamente non sia da scambiare con una superficialità. Può essere molto, diciamo, utile
per trovare subito e anche intuitivamente delle interpretazioni e ulteriori significati. Ogni carta può dare questo spunto anche nel trovare e costruire delle frasi. Ho estrapolato da un libro dal quale ho utilizzato anche per imparare, che ho trovato molto utile, di Marcus Katz, questa frase qui, proprio costruita con le stesse carte. Possa il sole splendere, la luna riflettersi positivamente sulla tua casa e il cavaliere portarti solo trifoglio. E quindi fortuna. Buon studio, buona scelta, soprattutto se deciderete di comprare questo mazzo, che ovviamente è super consigliatissimo. Ciao! Siamo giunti al termine del video e spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per avermi seguita, ringrazio tutti gli iscritti al mio canale e anche tutti quelli che decideranno di iscriversi. Mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Potete seguirmi anche sul mio gruppo Facebook e Instagram, dove troverete novità e attività quotidiane molto interessanti. Se volete potete contattarmi per consulti privati tramite Telegram, Messenger e mail. Trovate tutti i link in descrizione al video e anche al canale. Vi ricordo gli altri appuntamenti da non perdere assolutamente: l'oroscopo carte alla fine del mese e gli interattivi di Exoteric World. Vi ringrazio ancora e vi aspetto tutti al prossimo video. Ciao!